Ciao ragazzi, ben ritrovati. Finalmente riprendiamo a fare un po' di esercizio. Lui è qui, Cosa te lo fa pensare? un tremito nella forza. Se è vero, non bisogna lasciarlo scappare. Il suo piano non è scappare, devo affrontarlo da solo. Ti stavo aspettando, Obi-Wan. Ci rincontriamo finalmente. Ora il cerchio è completo. Quando ti ho lasciato non ero che un discepolo, ora sono io il maestro. Allora, 60 minuti. per i fedelissimi, pochi fedelissimi anche alle mie attività musicali, in fondo al video, così è meno pesante, vi racconto un po' le ultime uscite, basi musicali nuove, i miei nuovi singoli e sperimentazioni musicali, anche per chiarire ancora una volta che la sala di incisione è chiusa. Spianata definitivamente. La nuova direzione musicale che ho preso è molto soddisfacente sia dal punto di vista musicale in senso stretto sia lavorativo. Ma veniamo all'argomento del giorno. Finalmente il video che tutti vi aspettavate. Mi avete fatto notare in tutti i modi che sono così severo, per non parlare poi di quando propongo di esercitarsi 5 minuti di seguito con il metronomo, allora lì divento proprio un tiranno. 2 giorni senza usare il metronomo. Allora ho pensato un po' a delle strade alternative, quindi vediamo oggi dei metodi per suonare senza il metronomo, o meglio per fare esercizio in maniera seria senza il metronomo. Allora, questa è la focaccia di Recco con il prosciutto Pernigotti. Non ti propongo il metodo più comune praticato dalla gran parte dei musicisti non professionisti, che consiste nel non esercitarsi proprio, così si bypassa la problematica e chiaramente non si fa uso del metronomo, con conseguenze in termini di inquinamento acustico, spostamento dell'asse terrestre e così via. Dai che scherzo, non ti propongo nulla di pazzesco, andiamo a sostituire il metronomo con dei suoni che abbiano una maggiore importanza dal punto di vista musicale, melodico, e che quindi suscitano una maggiore attenzione e quindi concentrazione per noi, per il nostro cervello mentre ci esercitiamo. Quindi utilizzeremo dei pattern di batteria elettronica oppure delle basi musicali vere e proprie. Questo metodo può sembrare banale. Sono tante le cose banali, i metodi banali per esercitarsi nel campo della musica. Se li pratichi a lungo, con impegno, con costanza, ti danno dei risultati molto importanti col tempo, ma ti ripeto, come tutte le cose banali, non le fa praticamente nessuno. L'idea è nata perché quando facevo corsi musicali in maniera assidua mi capitava spesso l'allievo che non riesce a suonare con il metronomo. Gli dai l'esercizio, cerchi di seguirlo, ma quando attacchi il metronomo non c'è verso, suona come se non lo ascoltasse, suona per i fatti suoi. Però mi rendevo conto, o almeno questo è quello che ho capito, poi chi ne sa più di me mi fa piacere che intervenga a dire la sua. Non si tratta di una incapacità vera e propria, questa persona non ascolta il metronomo ha un suono volutamente anonimo, privo di valore musicale e quindi, come dire, il cervello lo esclude come se non ci fosse, così come se io sto suonando e passa, non so, un'automobile e la sento anche attraverso la finestra, non ci faccio caso, suono per i fatti miei. Con un pattern di batteria oppure con una base musicale vedevo che invece l'allievo cominciava a suonare l'esercizio, era proprio come se gli si accendesse una parte di cervello che era spenta. Allora il cervello percepisce un suono melodico, un suono a cui dà più importanza e di conseguenza gli dà attenzione e gli va dietro, ok? Esempi analoghi sono capitati 1000 volte in tanti anni di sala di incisione in cui il chitarrista registra le cosiddette tracce guida che serviranno al batterista come guida per incidere le parti di batteria.
Il chitarrista quindi si trova senza riferimento, ha solo un metronomo e non riesce a suonare. Scrivendogli dei pattern di batteria, dei loop di batteria che magari somigliavano un po' ai tempi di batteria dei suoi brani, in effetti vedevo che il chitarrista si risvegliava e cominciava a suonare in maniera seria. A volte il non suonare con il metronomo, il non esercitarsi con il metronomo, non è solo per questa apparente incapacità, è proprio perché ci provi 2 o 3 volte, molli subito il colpo, non ci riesci e allora lo accantoni. Ma se trovi invece una via di mezzo, come la base musicale, come il pattern di batteria, è una cosa a metà strada che ti fa da guida, poi anche il metronomo col tempo diventa un aspetto più simpatico dell'esercizio. Ma io non ho il computer, ma io non ho la batteria elettronica, come faccio a costruire un pattern di batteria elettronica? Io ho solo il cellulare da 8.000 euro con app di videogiochi e poi ho solo la PlayStation, non ho altro, il sistema non mi consente. Allora, pratichiamo l'arte del digitare. E ci sono 2 possibilità. La prima possibilità sono una serie di basi solo di batteria che ti propongo qui nel mio canale, lascio poi tutti i link. La seconda è quella di andarle a cercare e ti assicuro che ne trovi veramente un'infinità nel tubo qui su YouTube. Allora, prima ipotesi è una base hard rock, nel senso che oltre che essere un pattern di batteria è anche un pattern elaborato, già un pochettino mixato, effettato come piace a me, così per esempio se sei un chitarrista rockettaro come me potresti divertirti ancora di più con un suono di batteria come questo e ti faccio vedere già qualche esercizio. Quindi questo è il primo metodo che ti propongo. Ti assicuro che se lo pratichi, non so, una mezz'oretta al giorno per un po' di tempo, i risultati li vedi e li vedi come, non solo in termini di miglioramento della tecnica e della precisione sul tempo, ma anche della musicalità, perché hai notato che io ho inserito anche dei passaggi come a voler suddividere in gruppi di 4 o di 8 battute il pattern di batteria, in modo che anche tu regoli il tuo esercizio, lo cambi leggermente in modo da farlo suonare in maniera regolare, evitare un esercizio cromatico casuale che magari è anche meno interessante dal punto di vista musicale. Sì, tutto questo è molto commovente, peccato che io volevo esercitarmi per ore e ore ogni giorno, ma è mia abitudine esercitarmi a 101 bpm, per cui capisci che non si può fare, sono limitato, il sistema non mi consente di esercitarmi. Allora, 60 minuti. digitiamo drums 101 bpm, cioè non è che devi suonare sui miei pattern di batteria, puoi suonare
sui pattern degli altri, di chi vuoi, e vedrai che ce ne sono una marea, un'infinità, anche sicuramente fatti meglio di quelli che ti propongo io. Vediamo un po'. Allora, questo, proviamo. 101. Però, sai, se fosse a 102 sarebbe ancora meglio. Ma scusa un po', 73? Ok, ci siamo capiti. Trovi qualsiasi velocità, qualsiasi tipo di pattern, qualsiasi tipo di stile, e nello stesso loop puoi decidere tu che divisione ritmica utilizzare, che sia compatibile col tuo livello tecnico. Mi spiego meglio con un altro esempio. Ok, passiamo alla seconda proposta. È molto semplice, suoniamo su una base musicale vera e propria, su una backing track. Da una parte più facile perché hai un supporto melodico, armonico più interessante, dall'altra parte devi avere un minimo di conoscenza, almeno in termini di teoria, cioè se su una batteria puoi suonare subito in qualsiasi tonalità, su una base musicale devi avere almeno a mente la tonalità della base musicale e le tue diteggiature, quindi carichiamo ad esempio ora una base musicale in La minore e ci suoneremo in La minore e non in un'altra tonalità. Mi riferisco in particolare agli esercizi che puoi fare per semitoni, ecco, puoi farle solo su pattern ritmici. La minore. Do maggiore, pentatonica, mi minore. Se è troppo veloce, rallentiamo noi, dimezziamo noi.
La minore di nuovo, chiaramente sono degli esempi, trovate tonalità, stili, generi di ogni tipo, trovate tutto, non manca niente per esercitarsi. Ok, è tutto. Grazie come al solito per aver seguito fino in fondo. Scuse, non ce ne sono. Materiale per esercitarsi ne abbiamo finché ne vogliamo. Serve solo la buona volontà. Questa è l'unica cosa che devi cercare. Spero che questo video sia più che altro uno stimolo, nel senso che utilizzare dei pattern di batteria come questi o delle basi musicali più complete dovrebbe essere un modo per rendere la fase dell'esercizio più divertente. Ok, adesso come accennavo all'inizio del video volevo aggiornare un po' tutti coloro, pochi che sono anche appassionati delle mie attività più musicali in senso stretto. Non ho più prodotto video di questo tipo, un pochettino più didattico, perché mi sono dedicato di nuovo all'attività di produzione di musica, oltre al fatto che questi video mi portano via poi un sacco di tempo nel montaggio, nella preparazione del materiale. Con le basi musicali, con le backing track, sono in effetti molto più veloci, e quindi ho prodotto un sacco di basi di stile heavy metal. Il volume 4 di basi heavy metal è già disponibile per chitarra, basso e batteria. Uscirà poi il volume 5 con delle altre basi sempre nuove per chitarra, basso e batteria. Poi un sacco di basi blues nuove, di cui alcune anche solo in minore, blues minore. Ho cercato, insomma, nei limiti di quello che sono capace, ad avvicinarmi il più possibile al sound giusto del blues. Poi sono usciti un sacco di singoli come Pier Gonella, quindi brani strumentali. Poi ho fatto un sacco di brani sperimentali, musica d'ambiente. Con un brano sono riuscito a fare più di 13.000 ascolti su Spotify in poco più di un mese. Tutto questo per dire che questa è la mia attività lavorativa per i prossimi anni, cioè la sala di incisione è solo un ricordo, un bel ricordo, ma è veramente preistoria. Tutto questo insieme di brani, basi musicali, che ormai ammonta a oltre 6.000, si traduce in vendere musica, cioè sto vendendo la mia musica. Per me è una soddisfazione veramente incredibile. Chi non prova questa soddisfazione non può capire la differenza tra il fare solo musica e riuscire a venderla in senso vero e proprio. Chi non la prova non può neanche capire certi discorsi che faccio, ed è il motivo per cui quando racconto di queste basi musicali, produzioni digitali, a volte mi guardate tutti un po' come se fossi un alieno. Basta, questo per aggiornarvi un po'. Ci vediamo presto, con o senza metronomo. Mi raccomando,